Ciao a tutti ragazzi, bentornati su Setup, la rubrica di Wikos nel quale parliamo di giochi da tavolo. Il gioco di cui andiamo a parlare oggi è... magicamente apparirà sotto di me o i nostri mezzi potentissimi. Eccolo qui, Oltre! Un gioco edito in Italia da Gaton Games per 2-4 giocatori della durata indicativa di circa un'oretta. È un gioco collaborativo narrativo che a me e al mio gruppo piace veramente tanto, sia per la componentistica, che poi vedrete ed è bellissima, sia per la meccanica interessante che unisce la parte narrativa alla parte di gestione delle risorse, che poi appunto andremo a spiegare meglio. L'impero non c'è più e le terre sono sprofondate in un'epoca oscura. Tuttavia, una tradizione imperiale ancora si conserva. Dalle loro fortezze e roccaforti, i Ranger perseguono instancabilmente la loro missione eterna: vegliare sugli abitanti del regno, esplorare le terre selvagge, unire le comunità, combattere i mostri e recuperare gli antichi tesori in modo che un giorno la speranza possa rinascere. Ora è il vostro turno di unirvi ai ranghi di questi coraggiosi Ranger. Oltre! Ecco qui, abbiamo intavolato Oltre, questo gioco collaborativo. Ora farò un breve riassunto di tutto quello che vedete davanti a voi e spiegarvi un attimo le meccaniche del gioco. Allora, intanto noi siamo questi simpatici ranger che hanno ognuno il suo cavallo e noi partiamo dal centro di questo tabellone, che è la nostra fortezza. I nostri superiori ci hanno reso ranger, caro Luca, che è qui accanto a me, se vuoi. Ci hanno reso i ranger di questa satrapia, che è una provincia amministrativa, e noi dovremo andare in giro per le varie regioni della provincia a svolgere degli incarichi, ok? Quali sono i vari incarichi che noi potremo svolgere? Allora, noi potremo andare a risolvere le incombenze, quindi andare a pescare una di queste carte. Sul dorso abbiamo anche un titolino che ci fa più o meno capire quello che andremo ad affrontare. Oppure potremmo fare appello alla comunità locale, quindi andare in questa casella e fare quello che la casella ci specifica, e semplicemente muoverci, oppure costruire degli edifici che andranno ad arricchire la nostra fortezza. Qui ci sono altri edifici che ci danno dei bonus, ovviamente io non li ho sistemati, ma per farvi capire, ecco, questo mi è caduto, guarda un altro, eccetera eccetera. Insomma, qui ci sono degli edifici che potremo costruire delle torri, che sono quelle che servono per aumentare le difese della nostra fortezza, e varie altre situazioni che non stiamo ad entrare nel dettaglio. Ma il gioco funziona in questo modo. All'inizio del turno il giocatore tira questo bellissimo dado, che è il dado, lascerò a te, che è il dado avversità. Il dado avversità è il dado del tempo, chiamiamolo così, ok? Perché la partita ha una tempistica variabile in base al tiro di questo dado. Questo è l'indicatore avversità, che si muoverà su questi spazi fino a tornare indietro e farà questo loop, e in base a dove si sposta accadranno delle cose. La partita è determinata dall'avanzare di queste pagine. Questa è una cronaca che si apre sostanzialmente a libro e succedono delle cose, ok? E la storia avanza. Quindi, ovviamente in questo caso è chiusa perché all'inizio della partita non c'è niente. Quindi tu tirerai il dado. Sì, vai, lancia, magari non più. Avanza di 1. Cosa succede quando avanza di 1? Si va a prendere una nuova carta incombenza, si lancia il dado del luogo, vai, lancia, 1. Vedete, le regioni hanno tutti un numerino, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e si va a piazzare la prima carta sulle incombenze del luogo numero 1, ok? In questo caso, su ogni luogo ci sono 3 carte. Se si viene ad aggiungere una quarta carta, la zona diventa pericolosa, e quindi questo darà dei malus se la zona continua ad essere pericolosa. Quindi poi il giocatore di turno può svolgere 2 azioni: muoversi e risolvere un'incombenza, muoversi e fare appello alla comunità, stare nella fortezza e costruire un edificio, stare nella fortezza e costruire una torre, e così via, ok? Il gioco finisce quando questo cosino qui continua a fare i suoi giri, la cronaca avanza fino a quando non si arriva alla finale della storiella. Solitamente il finale della storiella prevede delle prove che si fanno attraverso i tiri dei dadi. Ogni personaggio ha una statistica. Le 4 statistiche principali sono soldato, artigiano, viaggiatore e studioso, e in base al numero di simbolini, quindi in questo caso Ernest, il nostro simpatico ranger zelante, ha un simbolino da viaggiatore, da viaggio. Vuol dire che lui nelle prove di viaggiatore può tirare un dado, ma può tirare un dado per il suo simbolo. La nostra fortezza ci dà un dado per ogni prova di ogni simbolo, più costruire edifici aggiunge dadi alle prove relative. In questo caso a quello di studioso ne abbiamo 2, a quello di soldato ne abbiamo 2. Se costruissimo un edificio nuovo con il simbolo del viaggiatore avremo 1, 2 e 3
scorrere con Ernest e così via, insomma. Quindi il gioco va avanti così fino a quando la cronaca non termina e i giocatori scoprono se hanno vinto o se hanno perso. Ma prima di finire la cronaca i giocatori possono perdere in due modi. Uno, se il prestigio della fortezza finisce a 0, quindi non c'è prestigio e quindi i ranger sono pessimi, o se la difesa della fortezza finisce a 0. Questa cosa qui è ovviamente da evitare, perché i nostri superiori sono scontenti. Si gioca tutti insieme, si vince tutti insieme, si perde tutti insieme. Ovviamente nell'ultima pagina della cronaca c'è un epilogo per la vittoria, un epilogo per la sconfitta. Questo era Oltre, l'abbiamo visto intavolato, con il supporto di Luca che era lì al tavolo a cercare di capire come funzionasse il gioco, e in realtà l'ha capito e mi ha detto poi ci dobbiamo giocare, quindi già questo per me è una bella vittoria. Ma com'è Oltre? Allora, Oltre abbiamo detto essere appunto un gioco cooperativo e collaborativo, quindi se il genere intanto con la narrazione vi può piacere, con le storielle, sicuramente fa il caso vostro. Tra i pro non serve che mi dilunghi perché tutto quello che avete visto sul tavolo secondo me è pollice in su. Dai materiali, i cavallini dei ranger sono bellissimi e le illustrazioni sono veramente belle. Persino appunto Luca ha detto che belli questi disegni. Vero Luca, confermi? Confermo! Bravo! E come unico neo forse potrei dire le poche cronache contenute all'interno della scatola. Sono solo 5 lunghe e 2 corte, quindi se siete assidui giocatori un paio di serate ve le siete già viste tutte. Certo, la varietà delle carte che comunque vanno mischiate e possono contenere esiti differenti, anche le cronache stesse possono essere vinte e perse. Forse questo un po' allunga la longevità del gioco, ma le storie principali alla fine restano quelle. Non c'è molto altro da dire su Oltre. Bene ragazzi, questa era l'ultima puntata di questo primo ciclo di Setup e io spero che quello che vi abbiamo mostrato vi abbia divertito, vi abbia incuriosito e vi abbia spinto a continuare a rimanere con noi ovviamente. Come ogni video vi invito a condividere, iscrivervi al nostro canale e a commentare, a dirci cosa ne pensate, se vi piace Oltre in questo caso specifico oppure se andrete oltre perché non vi interessa. Per concludere, ancora una volta io sono Wally, ormai mi conoscete e vi do appuntamento forse alla prossima puntata. Ciao a tutti!